Bonjour a tout le monde. Bonjour, buongiorno, benvenuti sul nostro canale. Che stai Prepariamo la facendo? colazione qua. Il mio tè, Cos'è che stai facendo il tè? il caffè di Salvatore che è già pronto. Perché Brava, brava. Lo preparo sempre prima. Devi fare il caffè, brava. Abbiamo già fatto dei lavoretti stamattina. Siamo alzati, un po' di pulizie, quello è il classico perché il mattino comunque ci si fa il letto, si fa un po' di pulizie. Non sembra mai in camper perché che non lo pratica si riempie subito di polvere, si sporca perché comunque con le finestre aperte, poi in questo parcheggio qui che c'è un po' di polvere, c'è un po' di vento, in un attimo, ma non è che stiamo lì a passare il coso dei mobili lì, come si chiama? Il pronto. Il pronto. Diamo una pulita veloce per terra, passiamo uno straccetto umido. Sì, sì. 30 subito pulito, si 30 fa in fretta. In camper si fa in fretta. Infatti. E poi abbiamo già riempito l'acqua serbatoio, ho avuto anche una discussione con un signore al balcone. Sì. I dementi che non si Sembra fanno che gli uno affari fa un loro. reato se prende un po' di acqua da una fontana, cioè l'acqua è di tutti. Se prende un po' di acqua per il camper, cioè non ho capito. Infatti, Devo andare a pagare per prendere un po' di acqua per il camper. gli ho detto, mi dica che cosa c'è. Ma qui non è un campeggio, cos'è che... No, non ho Gli ho capito. detto, ma scusi, qual è il problema? Ma non può lavare lei le cose lì. Non stavo lavando niente, avevo tirato fuori una bacinella per sciacquare uno straccio. Tutto lì, ma senza detersivo né niente. E poi c'era il tubo della gomma attaccato al torello e abbiamo preso un po' di acqua. Sì, quello lì abbiamo preso un po' di acqua, ma quella è a disposizione di tutti, voglio dire, quindi... Infatti. Cioè era una situazione normalissima dove non davamo fastidio a nessuno e difatti poi da lì a C'è poco, la gente proprio che secondo me è gente invidiosa, quella gente lì. da lì a poco ci saremmo spostati, cioè avevo finito praticamente. È No? gente invidiosa. Vabbè, comunque chiudiamo questa parentesi, poi è finita lì, insomma. Magari lo capisco un pochettino il signore, anche se non... Un po' lo capisco nel senso che qua c'è questo parcheggio grosso ed è un punto dove vengono a parcheggiare molti camper. E allora per chi che abita qui magari è una rottura di scatole. Perché poi non tutti si comportano in maniera perfetta, ecco, diciamo così. Sì, vabbè, però cioè, Comunque, vabbè. bisogna generalizzare. Ok. Chiudiamola qua, dai. Mi ha fatto solo quell'osservazione lì e boh, è finita lì. Adesso facciamo colazione e ci spostiamo, andiamo sul lungomare. Sì, Giusto? giusto. Ok. Tac. Controlliamo di nuovo qua. Nel video precedente che è la giornata di ieri, tra l'altro. Avevamo detto che avevamo avuto problemi con il frigo. Difatti abbiamo avuto un po' di problemi con il frigo perché non andava. Funzionava. C'era la spia del gas che lampeggiava, quindi vuol dire che non funziona. Poi sembrava che alla fine funzionasse, che Salvatore aveva cambiato il filtrino e non lampeggiava più, sembrava che andasse, poi invece ha avuto di nuovo il solito problema. Sì. Allora adesso qui Salvatore cosa hai fatto? Qui dove c'è il bruciatore? Tolto la griglia, qua c'è il bruciatore. Allora questo qua dietro questo carter qua piccino c'è il bruciatore. Aspetta che lo tolgo, lo faccio vedere, guarda. Tra l'altro ieri smontando qua per controllare, avendo questo problema il frigo col caldo anche dovuto alle alte temperature si era riempita subito la vaschetta. Questa qua io non l'avevo mai trovata tutta piena. Sì, E difatti ieri era tutta piena e tracimava e andava a finire proprio qua. Senti? Adesso come ho toccato ha iniziato a fare ta 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 ta. Allora questo è il bruciatore, fallo vedere.
questo è il bruciatore in questione, dove lì c'è la scintilla e si innesca la fiammella per il funzionamento del frigo. Al suo interno ha un ugello piccolissimo qua dietro questo foro, dove il passaggio di gas è di 30 millibar. È un ugello veramente piccino. Questo era un po' arrugginito, l'avevo pulito l'anno scorso, ma si era formata di nuovo della ruggine. Gli ho passato una spazzolina, gli ho dato una pulitina, ho soffiato all'interno dove c'è il bruciatore, ho dato una, insomma, gli ho tolto un po' di ruggine, l'ho rimontato e adesso pare che funzioni. Evidentemente, dico pare, speriamo, evidentemente si era formata della sporcizia qua in questa camera qua dentro dove c'è l'ugellino, e adesso funziona, no? Sì, adesso sì. Sembra che funzioni. Tra l'altro, mentre che sono qua, l'anno scorso c'era successo, l'anno scorso, 2 anni, l'anno scorso, 2 anni fa, c'era capitato prima di aspetta che tolgo la griglia. C'era capitato il giorno prima di una partenza per un viaggio su in montagna, si era bruciata la scheda qua, e l'abbiamo dovuta sostituire. 150 euro, quant'è che avevamo speso? Forse anche 200. Forse anche 200. Tutto l'ambaradan qua. Il giorno prima noi avevamo acquistato, ti ricordi, avevamo acquistato tutta la carne, avevamo tutto il frigo pieno di carne. Poi andare a fare una grigliata con degli amici in montagna. Forse con Dario, giusto? Con Dario, al Pian della Mussa, sì, dov'era? Sì. Vado per mettere la carne nel frigo e il frigo non funzionava. Panico perché dovevamo partire. Infatti. Il giorno dopo, e allora l'abbiamo fatto sostituire, e da allora non abbiamo più avuto problemi. Poi volevo aggiungere un'altra cosa. Ieri, quando abbiamo tolto la griglia per controllare che poi abbiamo fatto la pulizia dell'ugello, c'era la vaschetta, questa tutta piena, l'acqua che tracimava fuori a causa proprio di questo malfunzionamento del frigo. L'ho smontata, l'ho svuotata, l'ho pulita e l'ho rimontata. Stamattina, per controllare, vedere se era tutto a posto, ce n'era ancora un po', cioè aveva fatto un po' di deposito ancora, ma veramente poco. Adesso l'abbiamo risvuotata, l'abbiamo rimontata e pare di aver risolto il problema. Adesso rimontiamo il suo carter. Si era formata un po' di sporcizia, evidentemente quel poco di sporcizia causava un malfunzionamento. Adesso rimontiamo il tutto e ce ne andiamo. Sì. E finché riesci a risolverla così va bene. Sì, infatti. Rimettiamo la sua griglia. Qua è tutto a posto. Sì, perché questo problema dell'acqua, anche perché il frigo spegni, accendi, attaccalo con la 220, poi attaccalo con la bombola del gas, non è che gli fa benissimo. Allora probabilmente sarà già capitato altre volte che era fuoriuscita dell'acqua e cola proprio sotto il tubo dell'ugello del bruciatore e crea ruggine. Io penso che sia anche quello il motivo, perché sennò come fa a formarsi la ruggine lì? L'anno scorso, sì, o l'anno scorso, 2 anni fa forse, l'avevo smontato tutto, il tubicino pulito per bene, e adesso ho visto che se ne era riformata di nuovo un pochettino. Comunque sono sempre esperienze che uno si fa, l'importante è riuscire a risolverle finché si può, finché dove ci possa arrivare con queste piccole manutenzioni. Dove non ci posso arrivare, chiedo aiuto. Comunque il temporale di ieri ha riempito il camper di aghi di pino, perché eravamo Sì, non so se l'abbiamo detto nel video di ieri. Comunque c'è stata una sorta di temporale ieri sera, ma
ha fatto più vento e ha fatto più finta che altro praticamente. Sì, era piuttosto incazzuso, però poi alla fine non ha fatto Ha niente. fatto lampi, vento, però Una poi cosa- non è che ha fatto granché. Una cosa positiva è che ha rinfrescato un po'. Sì, ha rinfrescato un po' l'aria, però ha riempito il tetto del camper di aghi di pino. Sì, proprio pieno. I tergicristalli erano tutti pieni. Prima l'ho puliti. Vabbè. Adesso direzione lungomare. Lungomare Costa Veneta. Jesolo, direzione Jesolo. Mancano pochi chilometri a Jesolo. Sì. È bella sta cantina. Sì, la cantina c'è tutte vigne. Ha il colore vinaccia. Sì, come il vino. Come? Sì, come il vino. Il cigno. Non so se riesco a farvelo vedere. Comunque c'era un cigno lì nel Sono tanti fiume. cigni. Sì. Bellissimo. Un'altra roulotte. È pieno di roulotte. In questa zona abbiamo notato tante roulotte, forse più roulotte che camper. Pieno. Accidenti che palazzone, no? Guarda che roba. Ci siamo fermati un attimino qua e vogliamo andare a vedere il mare qua di Jesolo. Solo che qui è impossibile fermarsi col camper vicino al mare, quindi abbiamo dovuto parcheggiare un pochino distante. Qua sì, qua è qui divieto, poi qua è non divieto. potevamo metterci. Ci siamo messi A meno che non metti un sacco nero momentaneamente sul qua. Vedete? tappeto. Sì, ci siamo fermati lì un attimo all'ombra. Sì. Andiamo solo a vedere com'è la situazione. Qua intravediamo che il mare è un po' mosso. Sì, vabbè, poca roba, dai. Che bello, guarda. Una passeggiata. Che bella passeggiata, sì. Io sono venuta qua a Jesolo una volta sola, qua al Lido di Jesolo in vita mia, ero stata qualche giorno. Invece Salvatore non è mai venuto. Salvatore dice che il motivo per cui non è mai venuto qui è per il mare, che come vedete, adesso ve lo faccio vedere, non è granché. Vabbè, a parte il fatto che è mosso, qualunque mare può essere mosso, però vedete com'è scuro, non è un mare bello, cristallino, tipo anche solo il mare della Liguria, che come avrete visto dai nostri video precedenti, è bellissimo, o il mare del Salento o altri mari. Questo non è granché come mare, secondo i nostri gusti. Comunque noto che a fine luglio ma ci sono tanti sdrai vuoti. Siamo a Sì, fine luglio ma c'è tanti sdrai Un vuoti. motivo per cui non sono mai stato da queste parti è presto detto. Sì, l'ho appena detto. A me non piace il mare qua. Meglio che niente, per carità, tutto quello che vuoi, per chi è che abita da queste parti ovviamente per comodità viene qua, ma non fa per me. Pranzetto poco distante dalla spiaggia che abbiamo visto prima. Ci sono parcheggio all'ombra perché sennò al sole si morirebbe. Bruschettine con sughetto, timo, olio, origano. Qua abbiamo un po' di parmigiano e Filino di sotto aceto anche. e anche un filino di aceto, un po' di parmigiano e sotto i pomodorini secchi che abbiamo cotto l'altro giorno. Fagli che bontà. Magari Eccoli chi l'ha qua. cotti l'altro giorno non l'ha visto. Cioè, quando l'abbiamo Eccoli fatto. qua. Abbiamo anche la focaccia
pezzettino Abbiamo di preso focaccia. prima con le olive. Dove abbiamo preso il pane. Pane Il Kaiser. pane qua si chiama pane Kaiser. Sì, è proprio un pane del Kaiser. Un pane del Kaiser perché provando a Si disintegra. aprirlo si disintegra, cioè sembra polistirolo praticamente. Vabbè. Dai, la focaccia speriamo sia buona. È buona la focaccia? Sì, non è male comunque la focaccia. Buono. Possiamo passare sul pontile qua. Oh, penso di sì, ci Piccino, stiamo passando. Sì, no. Vedi che c'è tutta la... Sono le barche qua. bello, sì. Bello, bello. C'è un ponte qua, non so se si può passare. Hola, chica. Hola. Adesso vi faccio vedere. Sono giganti queste reti, oh. Mamma mia che roba. Incredibile. Enormi. Adesso dobbiamo attraversare questo pontile qua per poter proseguire dall'altra parte. È un pontile privato e si paga per poter accedere dall'altra parte. Esattamente lì c'è, vi faccio vedere, proprietà privata, furgoncini camper 1 euro. Ok, vabbè, 1 euro alla volta con tutte le macchine che passano qua, mica stupidi, sono giganti ste reti, mamma mia che roba, anche lì ce ne sono. Traghetto sul Piave, accidenti. Ma questo è il Piave, Pi? È il Piave? C'è scritto così, non Ok. lo so, immagino di sì. Mizzica, guarda qua la lamiera, guarda, Lo vedo, lo vedo. accidenti. Oh. Abbiamo pagato 1 euro per passare qua. Che bel carpone che ho visto, oh, finalmente ho visto una carpa, Ah, ha visto una carpa. era lì, Qua siamo nel comune di Eraclea o Eraclea, non so come si Eraclea. Un po' di verde di nuovo, un po' di campagna. Sì, sì, io quando vedo la campagna ossigeno. Direzione Lignano Sabbiadoro. Sì. Con mio padre andavamo sempre, cioè sempre, siamo andati tante volte, però a pescare le anguille. Ah, pescare le anguille. Sì, di notte, un po' di anni fa, dalle nostre parti. Solo che io ho mai fatto tessera laghi, fiumi. Cioè Ma dove andavate a pescare? In Calabria? No, provincia di Torino. Ah, ok. Queste zone, per chi è appassionato di pesca, sono zone molto molto interessanti, però se ti mangiano le zanzare è una galera. Ieri, prima diciamo del temporale, sono stato attaccato all'imbrunire da marea di zanzare assatanate, ma proprio assatanate. Difatti ero tutto morso dalla testa ai piedi, vero? Eh sì, era tutto un morso, sì. Tutto bollato, perché ho dovuto fare un lavoro sul tetto del camper a sistemare delle cose prima che
temporale, devo fissarle bene, devo rimettere a posto la canna da pesca e devo per forza farlo quel lavoro. Sono un problema serio, perché da queste parti le zanzare sono veramente cattive, ce ne sono proprio tante. E Cinzia invece zero. A me no, a me non mi puntano. Lei le lo zanzare. noto, gli si appoggiano addosso, ma mica la mozzicano. Faccio aziendale? Sì, un Cosa vendono? caseggiato, tipo una cascina, un'azienda agricola. Sai che se non sbaglio sembrava riso. Può essere. Non lo so. Non farlo, non so che cavolo era. Comunque qualche. Qua ci sono le risaie, Avevo quindi visto bene. abbiamo scoperto di che cos'è questa azienda agricola. Perché c'erano disegnati chicchi di riso, ho detto ma il riso, boh, strano, non l'avevo ancora visto. Invece qua è pieno zeppo dietro dell'azienda agricola, tutto risaia. Arrivederci dalla terra del riso. Vedi, E quindi sì, avevamo capito giusto. avevamo visto bene. Società agricola La Fagiana. Eh sì, la Fagiana è l'azienda agricola che abbiamo visto. Direzione Bibbione, stiamo andando a Bibbione. Sì, dovevamo andare a Lignano. Dovevamo andare a Lignano, poi abbiamo cambiato ci idea. siamo, più che altro perché ci siamo consultati con l'applicazione dei parcheggi e abbiamo visto che a Bibbione ci sono più alternative e abbiamo deciso di andare. Guarda che bello sto viale, oh. Bellissimo. Abbiamo deciso di andare a Bibbione. Che ore sono, Riccio? È l'ora della Ceres. Sono le 6:30. Ora dell'aperitivo. Almeno oggi è fresca. E ieri ne abbiamo bevuta una, ma quando il frigo funzionava male, non era tanto fredda. Ghiacciata, è bella fresca come piace a me. Tieni. Grazie. Siamo fermati a Bibbione, siamo arrivati. Qui c'è un parcheggio molto grande, gigante, davanti a un parco dei Luna Park, un parco dei divertimenti. Adesso faremo un giro di ricognizione. Sai, io vado a ricognizione. Salvatore va a fare un giro di ricognizione della zona. Qua di Bibbiano? Come già che si chiama? Dove siamo? A Bibbione, giusto? Bibbione. Ricciolina, mi ricevi? Sì, la radio ce l'ho qua, ce l'ho qui. Comunque ho sentito che si sente. Vado a farmi un giretto, dai. Ciao. Tanto c'hai il Luna Park qua che ti tiene compagnia. Sì. Sì. Ciao Pi. Ciao. Ciao. Chiudi la porta, però. Ciao. Stasera abbiamo zucchine fritte Dell'orto. dell'orto. Guarda. E poi, mentre che c'ero, siccome abbiamo messo le zucchine a friggere per non sprecare l'olio fritto, Sofficini. avevamo 2 di questi, ve l'ho messi dentro, così abbiamo questo col contorno. Ma prima di cenare voglio farvi vedere questo posto molto tranquillo dove siamo finiti stasera a Bibbione. Siamo proprio attaccati al Luna Park, come vedete.
Abbiamo Luna Park alle spalle del camper. Il limone. È succhiato tutto il limone. C'è tutta la gente che passa qua, c'è le giostre. Non è il nostro habitat. Non è proprio il nostro habitat, però. Sì, perché quando siamo arrivati oggi era tutto spento. Non c'era nessuno. Guarda quanta gente che c'è, oh. Passano macchine su No, macchine. ma è di qua, di qua, di qua. Comunque Bibbione è tanta roba, Ho fatto un giro in bici. Bellissimo. Bellissimo, veramente, veramente bello. Lungomare, attrezzatissimo ai livelli della Spagna. Quindi top Bibbione. Il mare ovviamente quello che è, per carità, però tanta roba. Guardate che camicettina che mi ha tirato fuori mia moglie stasera. Una camicettina che avrà 20 anni. Davvero, Mamma mia, un sexy, Accidenti. Accidenti. Ha fame, non alza neanche la testa. Cioè, quando gli metti il piatto sotto c'è niente da fare. Rich, Ehi, ascolta, guarda che ci dobbiamo spostare, anche subito. ah sì? Perché sono andato a parlare con la ragazza lì che c'ha il negozio che vende i dolci lì alle giostre. Ho detto di smammare subito perché difatti stanno portando via un sacco di macchine. Ah, ecco che ho visto tutta sta polizia, il carro attrezzi. Ma ha detto sono 400 euro di multa. Perché domani c'è il mercato. Ah, il mercato. Madonna, meno male che hai chiesto, perché Pensa sennò. te, oh. No, perché Meno male. vedevo tutti, guarda, cioè, tutti questi carrattrezzi che portavano via Sì, macchine, sì, sì. allora ho detto ma che cavolo sta succedendo qua? No, ma infatti. Allora ci spostiamo. Siamo obbligati a spostarci. Cioè, mi ha detto che non perdonano qua, sono terribili. Ma porca miseria, adesso avevo messo tutti gli oscuranti, girato i sedili, tutto quanto. Vabbè. Spostiamoci, va, meno male che hai chiesto. Andiamo a vedere se c'è un altro posto più in giù. Ennesima macchina portata via. Non so quante ne hanno già portate via. Incredibile. Ne abbiamo viste portare via almeno 6 o 7 fino adesso. Sono 3 o 4 carrattrezzi. Dovrebbe essere sto cartello piccolino lì giallo. Ah, questo qua della Sì, rimozione. ti pare che un turista ci arriva, parcheggia Questo qua. e legge questi cartelli delle balle piccolini così? Cioè è microscopico, no? Vedi che c'è il coso che ti portano via la macchina. Sì. No, c'è la porta del bagno aperta. Vedi, dalle ore 23:30 del lunedì alle ore 15 del martedì. Non si può parcheggiare qua. Adesso è martedì, Sì. quindi domani mattina. Giusto per sicurezza, ma abbiamo rischiato proprio grosso, 400 euro di multa. In più ti portano via il camper, ovviamente. Pensa se ci agganciavano mentre stavamo dormendo. Mamma mia. Ci portavano Ma come via. fanno a portare via il camper? Capisco una macchina, ma il camper come fanno a No, che portare? lo alzano davanti e se lo portano, Mamma Lo mia. portano via, Non è che si fanno problemi. Mamma mia, Allora, poche parole, la ragazza mi ha detto, vedi che qui c'è il coso delle poste? Mhm. Vedi che sono tutti di qua? Cioè c'è altri camper di qua. Ah, c'è la transenna, vedi? Perfetto. Ah, ok, quindi Ma lei mi ha detto di stare oltre l'edificio delle poste, che è qui alla mia quindi di sinistra. là, quel parcheggio là. Sì, mi ha detto mettiti proprio in punta l'estremità della piazza. Ha detto lì non dovrebbero esserci problemi. E poi oltretutto non dovrebbero esserci i cartelli.
Noi adesso ci assicuriamo, ma secondo me cartelli non ce ne sono, perché vedo tanti altri camper qua e gente che magari è qui Sì, da qua qualche ci sono altri giorno. camper. Vedi? Martedì, giorno di mercato. Dammi. Così si vede bene. Qua si vede meglio, ma qui è all'estremità del piazzale. Il piazzale è gigantesco, guarda quanto è profondo. Cioè, qua diciamo che si vede, ma le altre entrate laterali non si vede mica sta roba qua. Cioè, ci vanno a nozze questo problema, ma ha spiegato la ragazza. Ci vanno a nozze. Oh, qua ci sono altri camper qua. Che dici, ci buttiamo qui? Eh sì, si sono messi nei posti dei pullman sti camper. Boh. Non è che fanno la multa anche lì. C'è scritto bus. Sono tutti nei posti dei bus. Oh, ci stiamo piazzando qua in un posto dei bus. Abbiamo visto che sono tutti parcheggiati qua i camper nel posto dei bus. Speriamo che non arrivi una multa per questo. No, dai. Vai, altra macchina. Altra macchina qua. Adesso un po' di profumo. Buongiorno. Sono andato al mercato a fare un po' di spesa. Ah, vi devo dire una cosa, devo rettificare un'informazione che ho dato ieri. Sì, perché parentesi, oggi c'è il mercato, come avrete visto nella scena precedente. Abbiamo fatto vedere che oggi, il martedì, qua a Bibione c'è il mercato e quindi abbiamo C'è dovuto, un manicomio. abbiamo dovuto praticamente. spostare il camper, grazie a Dio l'abbiamo In fretta e- saputo, in fretta e se furia. no ci portavano via il camper. Sì, no, ci facevano anche la multa. E ci facevano la multa. Comunque, avevo parlato di 400 euro. Perché 400 euro? In realtà Di non multa, ecco. in realtà non è così, perché me l'ha detto la ragazza che lavora qui alle giostre. Infatti ho chiesto informazioni a loro, visto che sono qui del posto, ho detto meglio di loro, chi può saperlo. In realtà poi stanotte ho aspettato erano le 2:30, quando i vigili sono arrivati quasi vicino a noi col camper, col sequestro cioè che hanno fatto la rimozione forzata delle auto, 20 ne hanno portate via. Ho parlato col vigile e mi ha detto che loro fanno una multa che adesso non so di quale cifra è, per il divieto di sosta. E poi c'è da pagare la cifra quando si va a recuperare la macchina come si Al chiama? deposito. Al deposito, brava. E si paga in base al tipo di veicolo. Ad esempio mi diceva il vigile se ha il cambio automatico, se ha il freno a mano tirato, cioè se hanno imprevisti nella rimozione, se devono sollevare anche le ruote posteriori e mettere i carri armati in modo da per non doverla trascinare, perché se ha, che ne so, la marcia inserita o del cambio automatico, cioè non lo so. Comunque mi ha spiegato se hanno le ruote inchiodate loro devono sollevarle. Difatti ne ho visto un paio che passavano che avevano i carri armati sotto le ruote. I carri armatini sarebbero praticamente, mettono delle piastre con delle ruote in modo che non striscino le gomme. La macchina viene spostata tramite questi accessori che utilizzano loro. E la cifra mi diceva che dai 120 ai 150 in base a queste difficoltà che hanno nella rimozione, quindi non è 400 ma è bensì quasi la metà, perché se consideri la rimozione più la multa, insomma poco ci manca. E quindi volevo fare questa rettifica di ciò che ho detto ieri. Preso qualcosa al mercato? Sì, ho preso un po' di uva buona, anche a un buon prezzo. Uva diciamo. bianca, no? Sì, la uva Vittoria, quella senza seme, questa qua. Mhm. Cioè almeno penso non abbia i semi.
Sembra di no. 2 kg 5 euro. E poi ho preso... È poco, è tanto? Ma è giusto, diciamo. Ok. È lui che si intende di spesa, per questo glielo chiedo. Poi se me la faceva pagare 20 centesimi al chilo andava bene lo stesso, non è che mi lamentavo. E poi c'erano queste pesche qua, sono le nettarine. Le vendeva a 3, guarda che belle. Sì, sono quelle lucide. Sì, queste sono quelle toste. Mm. Le vendeva a 3 kg 6 euro. Mm. È un buon prezzo, dai. Ma c'erano dei prezzi abbastanza... Io Convenienti. Sì, diciamo abbastanza cioè non alti, ecco, giusti. Io ne ho prese solo 5 perché noi abbiamo ancora delle pesche dell'altro giorno. Sì. Queste qua le lasciamo qualche giorno così vengono un po' più mature per poterle mangiare. Pieno di stranieri, cioè italiano non ho sentito parlare. Quelli dei banchi del mercato parlano tutti inglese e tedesco. Incredibile, l'unico deficiente che non sa una lingua sono io. Anch'io comunque, non ne so che... siciliano, un po' di piemontese. Io diciamo che so un po' l'inglese, poco, però diciamo un po' con l'inglese me la riesco a cavare, l'unica lingua. Ma il resto non so altre lingue. Anche quando abbiamo incontrato il francese, Noel, ve lo ricordate se avete visto il nostro video? Lui ha detto che parlava solo il francese, non parlava neanche l'inglese. Viaggia tutta Europa, ma lui sa soltanto il francese. Noi il francese non lo sapevamo, cioè non lo sappiamo, quindi ci siamo capiti un po' così, brutto, con difficoltà. brutto. Avesse saputo magari un minimo di inglese, dici vabbè, però è così. Sta cosa qui mi fa rabbia, di non sapere una lingua veramente mi fa incazzare. Però è così. Vabbè. Qua c'è la mogliettina che lavora. Eh sì, bisogna anche lavorare. Stiamo preparando per andare in spiaggia. Con le biciclette. Devo legare tutto l'ambaradan qua perché rischio di perderlo per strada. Tu dici che non lo perdo, no? Si spera di no. E non posso tirare neanche troppo forte perché c'è la frutta dentro. Oh, ho perso la ciabatta. Passeggiata lungomare di Bibione, pista ciclabile, strutture una più bella dell'altra, ragazzi. Mamma mia che roba. Guardate che parco divertimenti che c'è qua dentro. Mamma mia che roba. I bambini qua si scialano, va. Sì, qua viene voglia di scavalcare e buttarsi. Sì, ma non solo i bambini, si scialano. Bambini. Per adesso vedo solo bambini però in quella struttura lì. Tanta roba qua, è pieno di hotel, hanno tutti la piscina, sono ben attrezzati. Uno dietro l'altro, tutti appiccicati qua alla passeggiata. In che senso appiccicati? Uno dietro l'altro, ci sono hotel uno dietro l'altro. Ah sì, uno a fianco Tutti all'altro, attaccati sì. qua alla passeggiata e alle spiagge. Sì, nel senso che sono comodi i servizi, in quel senso lì, vuoi dire? Ok. Pista ciclabile di qua e di là pista pedonale. Dobbiamo legare le bici, Leghiamo qua, ci sono, vedo che le legano ai pali. Non Le mettono ai pali qua. ci sono tutti i cosi per legare le bici, ma a questo punto qui della spiaggia libera non c'è. Andiamo in spiaggia. Sono degli spiaggioni lunghissimi. Sì, qua sì, beach volley. Qua ci sono le docce anche. Non penso siano a gettone.
ma noi ci metteremo nella spiaggia libera, quindi possiamo usufruirne anche noi se non sono a gettone. E qua c'è la spiaggia libera. Sto andando verso il mare, mamma mia la sabbia scotta ragazzi. Vediamo un po' com'è l'acqua. L'acqua è abbastanza torbida, come a Jesolo del resto, non è che non c'è molta differenza tra qua e Jesolo. Come? Non mi vede i piedi. Non si vede i piedi perché è torbida. Ma qua è così. È così qua. Però devo dire non è fredda, è abbastanza, diciamo, calda tra virgolette, però non è fredda l'acqua. No, là si è tuffato, ce l'ha fatta. Visto che fai vedere sti lettini quanto sono grossi. Sono giganti, guarda. Sono dei letti matrimoniali sti lettini. Porca miseria, sono Col enormi. cuscino, sono giganteschi. C'erano 3 asciugamani per coprire. Veramente. Beh, belli comodi. Sì, infatti. Apri, apri. Faccio vedere i bagni qua, Guardate che belli. Tutti in acciaio. Abbastanza profumati. Poi in quelli Abbastanza? delle donne, sì, quelli delle donne ci sono pure ogni toilette ha pure l'appendiborsa, l'appendigiacca. Sì, un accessorio, diciamo, che si vede Si vede raramente. Si nei vede bagni. quasi, Poi vai ai bagni delle spiagge poi. quasi mai, quasi mai. Ok. Ti ricordi in Spagna quando per lavarci ci siamo accucciati? Che c'erano Siamo quelle seduti docce, giù perché c'è- le docce stupide alte a mezzo Quelle metro. docce che erano più sciacquapiedi, diciamo. Sì, sì. Quindi la doccia su alta non funzionava, non c'era proprio. Quindi ci siamo dovuti sedere per accovacciarci per farci la doccia. Caruccia, eh? Molto particolare, molto carina. Ti piace? Campi da beach volley ovunque. File di ombrelloni interminabili. A malapena si intravede il mare. Guardate che roba. Però non c'è molta gente, ce n'è poca. Poca gente. Sì. Diciamo che tutti i turisti che ci sono tutti stranieri, italiani ce ne sono veramente pochi. Veramente pochi. E allora? Una bella passeggiata che ci stiamo facendo. Sì. È interminabile sta pista ciclabile. Interminabile sì, ma te l'ho detto che Bellissimo. è lunghissimo. Dobbiamo arrivare fino in fondo dove c'è la laguna. Ma dov'è? In fondo? C'è un po' di bici qua. Guardate che roba. E adesso tanti stanno andando via, perché tanti stranieri, anzi che qua sono quasi tutti stranieri, mangiano presto. Mizzica, sono le 6:30, siamo passati davanti a alcuni ristoranti, sono tutti pieni di turisti, sono già lì che cenano.
Vabbè, abitudini. Guarda quanti ce ne sono qua. Ma qua non si paga, guarda, è tutto a strisce bianche. No, anche strisce blu, Sono blu o bianche? Sì? Solo che qua non c'è ombra. C'è la palestra all'aperto tipo Spagna. È vero, c'è anche lo step. Mamma mia. Che bello. Tanta roba qua a Bibbione. Mamma mia. Oh. Siamo all'estremità opposta di Bibbione, qui c'è la laguna. Che bello. Accidenti, guarda che ristorantino che c'è qua, oh. Mizzega, guarda che roba. Sembra di essere in un atollo. È vero. Eh? Ah, c'è mamma cigno con due cigni, guarda. Penne. Penne, stasera penne. Sì. Qua penne. c'è un sughetto con un profumino delizioso. Sì, perché è passato di pomodoro fresco questo. Questo sì. Mamma mia che caldo. Oh. Poi davanti ai fornelli qua così. Ma noi abbiamo il turbovent, per questo sentirete rumore di sottofondo perché c'è il turbovent acceso. Fagli vedere che cosa. Magari non tutti lo sanno. Ma qui c'è la luce. È il ventilatore per il camper. Noi l'abbiamo fatto mettere qua, per carità non è un condizionatore, però un po' di sollievo te lo dà. Spara sia l'aria dentro Allora, qua che fa anche da estrattore. è in, diciamo la fa entrare dentro, e qua invece fa queste auto, non so se si vede bene, quello a destra è auto e fa da estrattore, quello a sinistra invece il pulsante a sinistra la spara dentro, spara l'aria dentro. Pennoni. E voilà. Stasera pennoni. È la prima Pennoni. volta che li faccio, sai? Mai Sì, comprati. sono penne più grosse diciamo del normale, di quelle Pennoni standard. della Poiatti, Ah, pasta siciliana. Allora, assaggia, dai. Mamma mia, ti sei fatto un gambero oggi, oh. eh sì, mi sono fatta rossa, mi sono un po' bruciata. E siamo stati quasi tutto il tempo sotto l'ombrellone, Però il sole arriva lo stesso. Guarda che c'è una zanzara addosso che mi vuole fottere. Guarda che l'ho ammazzata. Bastarde maledetta. Buoni questi pennoni. È buono? Sì. Ok. Mm. Ah, un po' di aria, sì. Sì, un po' di aria. Con sugo. Poi cosa ci sono? Capperi, peperoni. Sì, ho messo olive. 2 caperini, 2 pezzettini di peperone e 2 olivette. Il problema qual è? Che se voglio evitare di far entrare le zanzare in camper devo tenere le zanzariere, ma con le zanzariere tutte messe non entra un filo d'aria perché bloccano proprio completamente l'aria. Sì. Invece come le togliamo
si sente l'aria che entra. Già. Vabbè, ma per Cinzia non è un problema, tanto No, le lei gli si zanzare posano muoiono. addosso e scappano via Sì, poi. muoiono loro. Io no. Ah, addirittura, mizzica, sì. rimangono folgorate Sì. proprio. Ammazzo io le zanzare senza fare niente. Va bene, dai, fammi mangiare anche a me, va.